Ciao da Gabriele di Staticalmo. Oggi voglio farti vedere dei dati di carattere finanziario, provenienti da una persona, secondo me con le idee confuse, che aveva le seguenti richieste. Innanzitutto, questi dati provengono da da un oggetto che l'utente ha salvato sul software R, un software statistico che ancora non ho trattato perché sto dando più peso ai programmi di statistica con interfaccia grafica. Le ragioni di questo lo trovi in un altro video. Comunque, il dataset contiene le percentuali settimanali dei ritorni per l'S&P 500, ossia l'indice americano delle 500 aziende più grosse, da 1990 al 2010. Le colonne hanno i seguenti dettagli. Anno. Lag1 significa percentuale del ritorno per la settimana precedente, Lag2 per 2 settimane fa, Lag3 per 3 settimane fa e così via fino a 5. Volume, il volume delle azioni scambiate, oggi percentuale di ritorno per questa settimana, quindi sarebbe il lag 0. Direzione, un fattore con livelli sotto o sopra indicante se il mercato ha avuto un esito positivo o negativo per una data settimana. Training indica se la colonna ha bisogno di stare nel dataset di training o di test. Chiede di riportare i sommari per le colonne con dei grafici a dispersione a coppia. Poi chiede anche le statistiche descrittive per ogni colonna, chiede di fare una regressione logistica per la direzione e scrivere quali predittori, ossia colonne, risultano statisticamente significativi. Calcolare la matrice di confusione, questa è una cosa di modellistica che non ho mai trattato fino adesso. Poi dividere il dataset in train e test e così via. L'ultima richiesta mi pare quella più indicativa del grado di confusione che ho anticipato a inizio video. Prova a costruire un modello migliore in termini di accuratezza sul dataset di test. Puoi sperimentare con varie combinazioni di predittori, includendo trasformazioni e interazioni. L'interazione è un termine tecnico, non lo spiegherò in questa sede. Descrivi i dettagli per il tuo nuovo modello e riporta le matrici di confusione associate. La cosa buffa che si aggiunge alla confusione ha a che fare con il come volevano questo tipo di richieste sviluppate. Usando Radiant, l'oggetto dei dati viene da R, un linguaggio di programmazione. Di solito per R si usa RStudio. Da RStudio si può accedere a Radiant, che a sua volta usa una libreria che serve per costruire di solito cruscotto dati. Io non lo farò con Radiant, perché non mi sembra la strada più sensata. Lo farò su Jasper. Poi, perché vedo confusione? Perché quando si ha a che fare con dati finanziari, non basta avere 5-6 colonne. In questo caso ne abbiamo poco di più, ma poco cambia. Quindi a me sembra un ottimo modo per perdere soldi, nel senso tu hai un professionista per fare questo lavoro, ma non hai dei ritorni. Un tipo di lavoro che utilizza dati del genere non ha assolutamente dei ritorni, non è un investimento. Quindi io mi auguro che questo tipo di richieste vengano da trader neofita, non da qualcuno che ha serie intenzioni. Perché se ha serie intenzioni, purtroppo là fuori esistono numerosi statistici, ovviamente non la maggioranza, che il lavoro te lo fanno ma in malafede. Perché? Perché quando tu chiedi costruire il modello migliore in termini di accuratezza sul dataset di test, se non sei del mestiere, lo statistico ti soddisfa la richiesta, ma
in una maniera che col tempo risulta assolutamente non stabile. Dette in altre parole, se tu fai una richiesta del genere, lo statistico te la mette in quel posto, ok? Per i dettagli servirebbe una spiegazione di 5 minuti a parte. Se ti serve la parola chiave, cercati overfitting e troverai articoli di 2, 3, anche 10 minuti di lettura che ti spiegano il perché. Quindi attenzione con questo tipo di richieste, perché questa è la via più facile per farsi truffare. Ora, io so già che un modello costruito con questi dati fa pena per usare parole dolci. Te lo faccio vedere. Mi metto dentro. Mi metto dentro direzione che è la variabile obiettivo e, e poi tutte le altre covariate. Vedi già che le significatività praticamente ne salta fuori una. Praticamente di significativo non viene fuori nulla. Potrei togliere oggi e vedi che di significatività ne salta fuori solo per l'Arc2. Noterai che io non ho fatto la divisione trading, quindi c'è dentro tutto. Immagina, allora, di solito i modelli si costruiscono su una parte del dataset, non tutto. Costruirlo su tutto dà una prestazione più ottimistica. Quindi già di significativo trovi solo una covariata o colonna con tutto il dataset, figurati con meno righe. Ora, quando leggi famiglia, ti sta chiedendo il tipo di distribuzione e probabilità della tua variabile obiettivo. In questo caso Bernoulli va bene perché la nostra direzione, ossia su o giù, assomiglia a quella del lancio di una moneta. Classico esempio per una famiglia Bernoulli. Non è di sicuro una gaussiana, cioè una curva di campana, anche perché si va nel continuo. Qua abbiamo due valori, quindi di sicuro non siamo nel continuo. Possono sono per i conteggi, gamma stiamo comunque nel continuo. Poi qui io posso includere l'intercetta, ossia eh, se io tolgo tutte le variabili, io comunque ho una probabilità a favore dell'evento 1, in questo caso che il mercato va su. Secondo me non ha molto senso aggiungerla. Io poi non ti ho commentato cosa significano questi coefficienti. Non, se forse sai qualcosa di regressione lineare, non è l'incremento unitario della variabile x affinché sia un incremento unitario della variabile y. Nei modelli logistici, questi coefficienti, se trasformati, diventano delle odds ratio. Se hai fatto scommesse sportive, sicuramente sai di cosa sto parlando. Comunque, io toglierei l'intercetto, ma vedrai che le significatività cambiano poco. Infatti, abbiamo anno che diventa significativo e il lag 2 rimane significativo. Il resto, volendo, si può togliere. Lo faremo in un altro modello. Io questo lo chiamo magari
1. Tra l'altro qui non vedo diagnostiche che riesco a spiegare in poco tempo, quindi mi conviene farti vedere solo il secondo modello. Quindi faccio il duplicato, secondo, e cosa faccio? Quello che ho detto prima, ossia tolgo la 1, tolgo la 5, tolgo il volume e tutto il resto. Quindi dovrebbe... E come vedi abbiamo soltanto variabili significative. Quindi da 3, 4, 5 variabili abbiamo 2 variabili. Capisci che non si può fare un modello di previsione con 2 variabili. Non nella statistica, se fossimo nella fisica sì. A quel punto avremmo modelli deterministici. Sicuramente avrei studiato qualche equazioni che hanno un termine a sinistra e 2 a destra. Sicuramente. Là abbiamo a che fare con modelli deterministici. Quindi, come ho detto, non posso fare granché di diagnostica perché sennò mi partirebbe un'ora di spiegazione, non mi sembra il caso. Quindi vado semplicemente a fare il modello di apprendimento automatico su JASP, vado su Machine Learning, termine che mi piace poco sinceramente, e faccio cosa? Una classificazione, perché questo è un dicotomico 0-1, cioè sopra e sotto. Purtroppo qui non abbiamo lo stesso modello che abbiamo utilizzato in questa fase preliminare, ossia un modello logistico. Quindi userò un albero decisionale che è anche più semplice da capire a livello grafico. E cosa metto dentro? Target, metto direzione, poi metto anno e lag2. Sta caricando. Qua la formatrice di confusione l'abbiamo. E mi metto a dimostrare le proporzioni. Metto un po' di metriche poi te le spiego. Poi lo split dei dati non è sicuramente come da indicazione, ma poco importa. Poi l'albero decisionale che si capisce a livello grafico. Dopo un'attesa sorprendentemente lunga, nel senso che su R l'addestramento di modello del genere avrebbe impiegato 4 secondi al più, anche su un computer da amministrazione pubblica. Abbiamo i nostri risultati. Innanzitutto vediamo come ha fatto lo split. Abbiamo 872 osservazioni nel dataset di addestramento e le restanti nel test. Abbiamo la nostra matrice di confusione e sulla diagonale principale, se noi sommiamo, abbiamo una metrica importante. Se noi sommiamo abbiamo un valore poco sopra lo 0,5. Ora, tutti i modelli che hanno un valore sotto lo 0,5 o uguale, significa che fanno uguale o peggio del lancio di una monetina. Ma questa cosa io già l'avevo anticipata, nel senso non si può pretendere di avere un modello con capacità predittive performanti se costruito con 2 variabili. Soprattutto se di natura finanziaria, perché tanta gente là fuori pensa che sapere un po' di statistica ti rende ricco utilizzando modelli con i dati finanziari. Fosse così semplice, non avremmo statistici disoccupati, essenzialmente. Allora, sotto abbiamo i dettagli, nel senso l'accuratezza per quanto riguarda che il mercato va giù è poco sopra il 0,50 e anche che va su, quindi complessivamente è poco meglio del lancio di una monetina. Poi abbiamo un'altra serie di metriche che non discuterò. Questa è la curva di Rock. Nella curva di Rock abbiamo di solito una bisettrice che ci indica appunto la prestazione del lancio di una monetina, cosa che noi non vogliamo. E qui cosa vediamo? Che praticamente per entrambi i fattori della nostra variabile predittiva, cioè che il mercato va giù e che il mercato va su, sono sotto. Quindi il nostro modello è praticamente inutile. Ha più senso usare il lancio di una monetina. E poi quel grafico che ti dicevo per quanto riguarda
la rappresentazione del nostro modello. Ora voglio sfatare un po' questo mito. Il machine learning rientra nell'intelligenza artificiale. Personalmente li uso quasi come sinonimi, anche se non è proprio correttissimo. Anni fa esisteva questa credenza, alimentata anche da gente che le sparava grosse, per non dire parole che non si possono dire, che fare intelligenza artificiale significava mettere una serie di se, ossia if-else in termini di programmazione. Effettivamente, se voi guardate, all'interno di questa rappresentazione ci sono degli if, cioè come funziona il modello? Dice se leg 2 è inferiore a questo valore, vai su quest'altro controllo, vai su quest'altro controllo, vai su quest'altro controllo e allora mi determini questo risultato per la variabile obiettivo. Effettivamente qua ci sono degli if, ci sono dei se, ci sono degli conditional statements, come si dice in inglese. In questo tipo di modello predittivo il se non risulta l'unico ingrediente, c'è molto di più dietro, ossia le regole su come crea le divisioni e lì c'è tanta matematica dietro. Quindi, ripeto, quando si fa apprendimento automatico, intelligenza artificiale, non è solo una questione di sé. Quindi io ho voluto farti vedere come con quella serie di richieste, che tra l'altro metà non l'ho fatta perché non ha senso, è tempo veramente buttato, non si può costruire nulla di valore. Si può costruire nulla di valore. E in questi minuti io ti ho spiegato alcuni passaggi per capire il perché. Che tipo di morale ha questo video? Innanzitutto che se vuoi fare le cose seriamente in ambito finanziario non ti bastano 5 colonne, ma proprio scordatelo. Per fare le cose serie in ambito finanziario bisogna fare come una società italiana di nome Euclid, come il famoso matematico greco, che ha una squadra di gente molto, 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 molto istruita, con dottorati, lauree magistrali, anche molto eterogenee fra di loro, per aumentare anche il tipo di vedute diverse. Raccolgono dati di svariatissima natura. Qui abbiamo visto dati puramente quantitativi, loro hanno anche dati qualitativi, cioè le notizie. Loro non hanno 5-6 colonne, loro ne hanno centinaia. E poi fanno anche una riduzione di queste tramite, si chiama riduzione delle dimensioni, e esistono vari metodi. Ma soprattutto loro non fanno il modellino decision tree, cioè l'albero decisionale, loro ne fanno tanti, tanti, e poi fanno una cosa che io lo trovo estremamente affascinante, che funziona così. Ogni modello dà la sua risposta, cioè fa la sua previsione, loro da tutte queste risposte ne tirano fuori una, mettendo ad ogni modello il suo peso. È come se fosse una specie di democrazia interna. Questa cosa ha due nomi, meta-apprendimento o apprendimento ensemble. Una cosa abbastanza avanzata che personalmente ho usato e non ho mai visto vantaggi, perché è computazionalmente molto onerosa e anche se sembra che hai dei risultati in termini di prestazioni migliori, se poi vai a fare una statistica a testa ti accorgi che quella differenza di prestazioni non risulta significativa. Però ovviamente la mia esperienza risulta molto diversa dall'azienda che ti ho citato, nel senso loro hanno una squadra di alto livello. Quindi sicuramente se usano questa tecnica vuol dire che gli rende. Ti ricordo che Euclid è un fondo speculativo, quindi ogni decisione ha come motivazione l'aumento della resa, quindi sanno quello che fanno.
Ok, ho concluso, nonostante, ripeto, non ho fatto molto delle richieste perché non hanno molto senso in termini di efficacia. Come avrai capito, se hai già visto altri miei video, io taglio molto corto. Se io vedo cose inutili te le dico subito perché non mi piace far spendere soldi inutilmente per cose puramente estetiche. Quindi per me qui abbiamo coperto il succo della questione. Spero di averti insegnato qualcosa di nuovo, spero di non aver dato troppe cose per scontato, sicuramente qualcosa sì, e se anche tu vuoi fare previsione con una serie di colonne, con dati puliti e con un obiettivo chiaro, e qui bisognerebbe spiegarlo in un altro video il perché, e vuoi risparmiare tempo, perché per fare certe cose serve ovviamente non improvvisarsi, mi puoi chiamare sui principali social e ci organizziamo. Ciao!